Ciao a tutti amici e benvenuti da Casa Musicale Luisi che mi ospita quest'oggi per fare questa prova, per provare il Dexibel Vivo S10 che è diciamo l'erede, no? Il proseguimento di un lavoro, di un progetto che va avanti da anni di Dexibel. E io sono passato molte volte attraverso i loro prodotti, facendo video come questo e in vari contesti. Da parte di questa nuova generazione, la prima cosa che arriva è la bellezza, diciamo, strutturale, come anche in altri modelli, ma non lo so, forse è una mia impressione, ma mi sembra che ci sia ancora un miglioramento da questo punto di vista, se si può, insomma, nel senso che il rapporto col tasto è davvero incredibile. Lo era già su S7 Pro, per dire, cioè, quindi non... Pianoforti che ci sono tanti, adesso ne metto un altro giusto per uscire un po' da questo... Il rapporto col tasto è estremamente positivo, cioè nel senso che quando si spinge la sensazione è pulita, bella, e poi c'è questa cosa, devo dire, quando si va sui bassi, toccano i bassi, c'è una risposta molto pianistica, rimangono risonanze varie. Io ho sempre fatto questo discorso quando mi sono trovato di fronte a Dexibel, al fatto della, come dire, precisione del suono, del livello, no? Del suono. Anche qui poi abbiamo chiaramente il TL2, il T2L, che è praticamente così un editor del pianoforte che ci permette di così esasperare alcuni aspetti. Hammer noise, come sentite, adesso è diventato, sembra che si è rotto, però nel senso comunque è interessante, ci si può lavorare, ci sono, ma anche il key-off. Volendo si possono esasperare un po' questi aspetti, rendendo un po' più, come dire, problematico il pianoforte, ma nello stesso tempo molto verace. Perché quello che succede più che altro è la sensazione che si avvicinino i microfoni, non è tanto il fatto che ci sia più dettaglio su alcuni aspetti del piano, e quindi può essere interessante per... Come avete sentito, adesso io ho esagerato, ho alzato parecchio i parametri, però in realtà sono molto realistici. Poi chiaramente bisogna mettersi lì con parsimonia ad utilizzarli se serve, perché tornando al suono, diciamo, di base, è già ricco di tutte le nuance che servono già così.
Il discorso è che questo suono qua, il Japan Live, a me è sempre piaciuto. Mi piace proprio, mi piaceva perché prima questi si scaricavano dal sito, si mettevano sui vecchi prodotti, ora sono di base dentro la memoria. Il primo che viene presentato è lo USA Platinum, un po' più scuro. Per esempio qui c'è il rumore del pedale che è, secondo me, abbastanza però si toglie un po' si sente di po'. Mi sto soffermando chiaramente molto sul pianoforte, nonostante sia uno strumento stage nel senso più ampio del termine, perché i pianoforti Dexibel, cioè Dexibel nasce da quella cosa lì, quindi c'è l'attenzione al pianoforte, è evidente. Tra l'altro qui abbiamo anche la Light, che è molto interessante, adesso ci arrivo. Qui la tastiera è bellissima, cioè la risposta è fantastica. Adesso esco dal mondo pianoforti, nel senso che poi mi direte sempre il pianoforte e basta, lo so, avete ragione. CP, bello, poi sono innamorato del CP. Bello, bello, bello. Saluto l'amico Marco Ballarani che è innamorato del CP, ce l'ha il CP 70 il suo, e è bello. Saluto Marco perché so che ha avuto delle giornate difficili in questi giorni, quindi sì. Questo è bello davvero. Molto bello, molto molto bello. Col tremolo, chiaramente tutti gli effetti, c'è l'editing di tutto. Poi arriviamo agli EP. Questo qui si chiama Bell, nel senso che è bello. Allora c'è un problema. Oggi è con me Michele, fotografo, chitarrista, avvocato, una persona insomma di un certo spessore, che appena ho detto abbiamo le P Bell, mi ha detto perché è bella. Insomma, quindi io cerco di stare serio e c'ho Michele dietro che fa il personaggio. Comunque il bel ce n'è, nel senso che è molto brillante. Io preferisco sinceramente questo qui che è il 70. Questo bello un po' marcino. Per esempio, se io volessi controllare di cosa si tratta, qui ho tutti gli effetti che sono stati utilizzati. Qui ho questo FX Select, sono andato a selezionare la distorsione, l'overdrive, qui ho i controlli. Non è male, Posso scurirla anche un po'. Non è male affatto. Adesso torno ai suoni. Phaser, chiaramente. Molto belli anche questi. Tremolo, c'è tutto quello che ci serve. Sentite le componenti
del suono, come si percepiscono. Beh, sono strumenti fatti bene. Poi ci sono vari effetti. Qui c'è il tremolo insieme al phaser, equalizzazioni varie, chorus, bright, sempre per il 70, Sono belli, sono veramente belli. Poi ci sono questi un po' dyno, un po' preparato, diciamo. Bello, molto bello. Dyno Stage. Col tremolo. Bell, anche questo. Si ripresenta Woody Allen qua. Comunque, Suitcase, anche questo è molto bello, cattivissimo. Veramente bello. Ce ne sono tanti, di... Ecco, da qui in poi vorrei andare avanti partendo da questi Suitcase per parlare anche di questa, della risposta di questa tastiera. Adesso stavo guardando se funzionava tutto, se fosse tutto in funzione, perché se funzionava tutto veramente c'è una roba terza elementare proprio, un pochino, un po' di cultura, un minimo di... Ecco, io prima ho guardato il settaggio della tastiera ed era già in modalità hard, heavy, scusate. Modalità hard non è un gran... modalità heavy, già più... nel senso che era già pesante, però io sento comunque una risposta molto, molto potente. Apre un po' subito, diciamo. Vediamo se c'è qualche altro parametro per aggiustare questa cosa. Si può agire in modo veramente importante sulla velocity, cercando di creare una curva che sia un po' più difficoltosa. Ecco, adesso già mi trovo un po' meglio. Tutti i DX, FM, insomma. Allora, c'è da dire che la tastiera è molto bella, cioè nel senso dal punto di vista così anche proprio strutturale, fatta bene, la risposta, la sensazione sotto le dita è bella. Bisogna mettere a posto la curva dinamica in modo abbastanza importante perché è abbastanza violenta. Adesso sono in modalità, per esempio, Heavy++, ma il problema rimane, nel senso che bisogna proprio settarla diversamente. Vabbè, comunque, i suoni... sono sempre... ho detto sono sempre 7 volte prima di... allora sono sempre di estrema qualità. Quello è... ho detto 8 volte, Michele, scusate l'ilarità del momento, ma sono belli, la qualità è sempre altissima. E questa cosa della curva dinamica mi ha lasciato così un po'... spero che venga regolata magari
La sensazione è che il tasto inizi a suonare abbastanza in fondo, non ho la sensazione di avere la risposta alta sul tasto, però non lo so, è molto bella la tastiera, quindi ripeto, qui la questione è che prima ho avuto quella sensazione di cui vi parlavo di strano rapporto con la curva dinamica, e questa cosa spero si possa aggiustare. Io ho visto che ci sono tutti i parametri, però comunque non riuscivo a trovare il punto giusto, ma dovrei mettermi lì probabilmente un po' di più a lavorarci sopra. Comunque vabbè, avete sentito, l'organo è migliorato secondo me, devo dire in modo abbastanza deciso, nel senso che sento dal punto di vista così generale del suono un realismo migliore. Non siamo comunque nel clone quello definitivo, però insomma siamo già a un altro livello, anche perché comunque poi c'è tutto il discorso che nell'insieme secondo me è una cosa che può funzionare. Ora, devo essere sincero, la sensazione non è... Comunque non è male, insomma, ecco. Tornerei poi a quelli che sono altri suoni chiaramente bellissimi Questi analog string sono bellissimi, scusate, avvicino il microfono, e hanno una profondità notevole. Tutte le volte che provo Dexibel dico la stessa cosa, e cioè che i suoni sono veramente ottimi. Abbiamo poi la tastiera è bellissima, anche proprio la confezione è bella, nel senso che si ha la sensazione di essere di fronte a una cosa solida, con una certa importanza, un certo carattere, e anche la vitalità di questi suoni è ottima, cioè l'aspetto dinamico, la quantità di spazio, no? No, sono strumenti fatti bene, non c'è niente da fare. Io l'unica difficoltà che ho è un po' la gestione, perché non sono abituato, ma quello è un problema mio, non sono abituato alla gestione degli split, dei layer e di tutte quelle cose, ma stavo guardando ed è abbastanza intuitiva. Alcune cose non riesco a farle nell'immediato perché devo imparare a utilizzare meglio alcuni parametri, però io credo che una volta entrati nella mentalità e nell'architettura dello strumento non ci siano problemi, e anche perché questi suoni, tra l'altro, c'è anche utilizzando il T2L, quando si tratta di questi suoni abbiamo anche un cut-off, possiamo cambiare l'attacco.
aprire il cut-off, insomma ci sono la resonance, ci si può lavorare, c'è un filtro insomma, ed è anche abbastanza a portata di mano, perché qui sopra c'è il T2L e ci si lavora. Tornando ai suoni, tape strings, molto belli anche questi, ce n'è per ogni suono, ci sono un po' di varianti. Questo chiuso. Di questi tape ce ne sono un po', poi si arriva ai pad. Bello, questo warm pad è veramente bello. Non so come dire, la sensazione è un po' quella del sampler, del campionatore, non so come dire, no? Mi vengono in mente i vecchi campionatori che abbiamo avuto, quelli insomma che hanno la mia età, si ricordano l'avvento, no? degli Akai e tutte quelle cose lì, dove c'era una qualità mostruosa per l'epoca e quindi c'era questo impatto sonoro pazzesco. È un po' quello che mi arriva quella qualità lì. Poi dal punto di vista gestionale qui siamo di fronte comunque a uno stage, cioè c'è l'organo, ci sono tanti suoni inseriti, la memoria è vasta, e infatti sto vedendo che ci sono una quantità di suoni veramente importante, tutti belli, sono tutti fatti bene. Tutti questi del Mellotron sono molto belli, e poi queste cose qua di Decibel sono fantastiche. Ce li ho in cuffia, il dettaglio è fantastico, veramente. Anche quelli synth, i brass synth adesso. Sul sito chiaramente ci sono altri suoni, altre cose. Insomma, non manca la sostanza. Poi ci sono i bassi, le chitarre e tutto il resto. Chiaramente la velocità con cui si possono muovere, ci si può muovere tra i suoni è veramente ottima. Qui si tratta un po' di lead. Qui si tratta di capire chi la conosce, ci lavora e si trova bene. Ne parlo spesso con chi ce l'ha, chi ha scelto di lavorare con Decibel, e si trova bene. Poi qui il discorso è che questo è uno strumento, questa 88 in particolare, è uno strumento che si compra prevalentemente per quello che riguarda il pianoforte. Cioè è una stage con cui si fa un po' di tutto. Però diciamo che il pianoforte è stato lo strumento che è stato, come dire, introdotto da Decibel come strumento principale. C'è da
da dire che da questo punto di vista c'è un'attenzione notevole al dettaglio, l'abbiamo visto prima con l'opportunità dell'editing che sono bellissime e tutto il resto. Non ho percepito, come dire, un rinnovamento estremo rispetto al passato. Mi è arrivata la quantità mi sembra di aver capito che dal punto di vista degli effetti ci siano delle novità, e lì poi sapete io non sono uno che entra troppo nell'aspetto tecnico della cosa, ma sicuramente ci saranno video dove troverete tutto quello che riguarda queste opportunità. Non essendo un utilizzatore di Dexibel non conosco queste cose in profondità. Quello che so è che comunque quando ho registrato prima avevo fatto una batteria a casa, un basso eccetera, avevo fatto una piccola base suonata, appena ci ho suonato sopra col pianoforte, quando l'ho riascoltato i suoni legavano immediatamente, e questo è fondamentale, insomma. Poi l'aspetto quello invece del pianismo è una cosa troppo personale. Io questa tastiera è bellissima, riconosco, sento che potrei entrare bene in confidenza, però per esempio dal punto di vista dal punto di vista della dinamica, per esempio ho una percezione ferma, meno elastica di altri strumenti, però nello stesso tempo sento che comprendo proprio la struttura del suono in modo sentite come completo il suono, è veramente micidiale da quel punto di vista. Poi è chiaro, per esempio ho sentito lo USA che viene presentato come primo, e sotto le mani mi risulta un po' più meccanico del Japan, però magari poi registrato dà delle soddisfazioni. Questo non lo so, a me continua a piacermi questo naso del Japan, lo sento anche leggermente più dinamico, ma questa è una mia percezione. Di alto livello, niente da dire. Poi per la gestione, per quello che ci dovete fare, ci si può fare tutto, chiaramente fare layer, split e tutto il resto, ma è una stage, quindi non è una workstation, quindi prendetela in quel modo lì. Non ha magari le possibilità di altre, però poi ha questi suoni estremamente dettagliati, molto cicci, nel senso che ogni suono è importante. Questa mi ha lasciato un po' perplesso per quello che riguarda il rapporto con la tastiera e i suoni. Non parlo dell'organo perché chiaramente non è dinamico, però dal punto di vista, per esempio, invece dei piani elettrici, considerando che ho messo la più dura possibile tra le curve dinamiche, arrivo un po' troppo velocemente al massimo. Però vabbè, come vi dicevo, c'è tutta la curva che si può organizzare. Io ringrazio tantissimo Casa Musicale Luisi per Michele, i due Michele che ci sono qui oggi, Daniele Manfredi che è sempre qui anche lui. Adesso ci prendiamo qualcosa di fresco perché fuori ci sono 40 gradi, ma è stato veramente un piacere come sempre venire qui. Io vi ringrazio, vi saluto. Se vi piace quello che faccio, iscrivetevi al canale, andate sul mio sito www.maxkeys.com dove trovate tutti i video divisi per categorie e tutte le mie cose, la mia musica, insomma, se vi interessa andateci, mi fa piacere. E niente, Dexibel S10 Lite, spero di aver detto quello che volevate sentire da me, insomma, che mi occupo prevalentemente del suono. Un abbraccio, a sabato prossimo. Ciao ragazzi.